Salute a tutti! Continuiamo a esaminare gli elementi che tendono a escludere, a mio parere, Salvatore Vinci dall'essere stato il mostro di Firenze. Con il video scorso eravamo arrivati al delitto di Baccaiano e adesso andiamo al delitto di Giovoli. Ogni volta che c'era un nuovo delitto del mostro, le forze dell'ordine andavano a controllare, perquisire e interrogare i personaggi che erano entrati a vario titolo nelle indagini fino a quel momento. Dopo Baccaiano e l'apertura della pista sarda entrarono dentro anche i personaggi che erano stati sospettati per il delitto di Signa e tra questi naturalmente c'era anche Salvatore Vinci. Il 10 settembre 1983, cioè il giorno dopo la scoperta dei cadaveri dei ragazzi tedeschi, Salvatore venne perquisito e venne interrogato. Io non ho i verbali di questi due eventi, ho ritenuto non necessario procurarmeli perché ci sono già le informazioni sufficienti nel rapporto Torrisi. Teniamo presente che Salvatore in quel periodo non era particolarmente attenzionato. C'era Rotella da pochi mesi a capo dell'istruttoria che si era trovato con Francesco Vinci scagionato dal delitto di Giovoli e aveva probabilmente magari già allora o di lì a poco avrebbe messo nel mirino i familiari di Stefano Mele. Torrisi era ancora di là da venire, per cui Salvatore Vinci venne interrogato e venne perquisito probabilmente con non grande attenzione. Sappiamo dal rapporto Torrisi che la perquisizione dette risultato negativo, non c'è nessun elenco di strumenti particolari di natura così sessuale come poi ce ne saranno nelle perquisizioni successive fatte appunto da Torrisi. E poi anche l'interrogatorio probabilmente fu abbastanza blando. Sentiamo quello che si legge sul rapporto Torrisi di questo interrogatorio. Invitato a dire cosa ha fatto nel pomeriggio e alla sera di venerdì 9, afferma di aver eseguito un intervento con la sua ditta verso le ore 16 in via della Chiesa numero 42. Due cose, allora innanzitutto la ditta di Vinci che ricordo era una ditta PIC, pronto intervento casa, che si occupava di andare a praticamente ad aprire le porte degli appartamenti dei quali veniva dimenticata la chiave o veniva persa la chiave, insomma Vinci si ingegnava a trovare il modo di entrare e poi ad aprire la porta. Penso che erano questi gli interventi più importanti. Via della Chiesa 42, attenzione, è un indirizzo in Firenze importante che più avanti, probabilmente al prossimo video, dovremo prendere ancora in esame. Continuiamo e successivamente, verso le ore 19:30-20, di aver accompagnato a Prato la donna delle pulizie, la signora Antonietta, e di aver fatto rientro verso le ore 21 senza più uscire. Conclude affermando di aver appreso della morte dei due tedeschi dall'Antonietta, allorquando, verso le ore 8 del giorno dopo, è nuovamente andato a riprenderla a Prato. Antonietta, ecco, mi è venuto in mente che questa signora Antonietta delle pulizie, che nel rapporto Torrisi viene nominata senza cognome, io ho l'impressione che possa essere, ma i sardisti che avranno sicuramente informazioni molto migliori delle mie mi potranno smentire, io ho l'impressione che fosse la Donofrio, che si chiamava Antonietta ed abitava a Prato. E io penso che in quel periodo, in quei giorni, non sappiamo bene il giorno preciso, c'era stata la separazione con Ada Pierini e poi successivamente Salvatore si era portato in casa, cioè diciamo, aveva cominciato una relazione che non era con una convivenza a tempo pieno, a quanto si capisce, ma solo nei fine settimana, con Antonietta Donofrio. Antonietta Donofrio abitava a Prato e la sua donna delle pulizie si chiamava Antonietta. Io penso che se conoscendo il tipo, diciamo, avendo capito più o meno il tipo, che fra una spolverata e un'altra, io penso che già quando ancora c'era la Pierini, Salvatore, una spolverata l'abbia data anche lui a questa Antonietta. Potrebbe essere questo il motivo magari principale, anche se non viene detto nel rapporto Torrisi,
della separazione con Ada Pierini. È un'ipotesi, comunque vabbè. Diciamo che per quanto riguarda il discorso di Ada Pierini, metto un po' l'accento su questa frase che si trova nel rapporto Torrisi. Lei raccontò nell'85 di aver conosciuto il Vinci nell'estate del 79 e di essere andata a convivere con lui dal mese di ottobre 1980 ai primi di settembre 1983. Ecco, questo primi di settembre 1983 è una frase che dovremmo cercare di valutare più avanti, quando dovremo cercare di capire che cosa potrebbe aver fatto Ada Pierini prima di andarsene da casa Vinci. Anche per Giogoli, come abbiamo visto per Baccaiano, Torrisi riporta un indizio basato sulle magliette che gli furono descritte nell'85 da Ada Pierini, le magliette appartenenti a Salvatore Vinci. Leggiamo quello che si ritrova nel suo rapporto. Verso le ore 21, 21:15 del 9 settembre 1983, ora in cui può essere fatto risalire l'omicidio di Giogoli, la teste Simoncini Laura, percorrendo in autovettura la parallela e sottostante via del Vingone, ha potuto distinguere sotto i fari un individuo scendere. Questo scendere non si capisce se scendere da un'auto, scendere forse a piedi lungo la strada, proveniente verosimilmente dalla zona del delitto. Un uomo dall'età di 40-45 anni, dall'altezza di 1,70 m, indossante una maglietta celeste con delle strisce rosse orizzontali, pantaloni scuri, capelli folti, lisci e tirati indietro. Il Vinci Salvatore, che secondo il nostro parere potrebbe corrispondere alla descrizione della donna, avrebbe avuto una maglietta a fondo blu celeste con delle righe orizzontali. Ecco, a fondo blu celeste, in effetti nella descrizione che Torrisi riporta poco prima delle magliette, delle magliette di Salvatore data dalla Pierini, si legge che ce n'è una a sfondo blu con delle righe orizzontali solo sul davanti, nella parte superiore della spalla sinistra. Vabbè, allora, vediamo il punto in cui presumibilmente dovrebbe essere avvenuto questo avvistamento. Potrebbe essere più avanti, e facendo pensare a Torrisi che questo personaggio avesse attraversato i campi dalla piazzola del delitto fino lì a via Vingone, mi sembra che si chiama. Ma insomma mi sembra che sia un indizio veramente modesto. L'ora del delitto qui dice 21, 21:30 e lui la presume come ora del delitto. Sì, ma non sappiamo, potevano essere le 10, le 10:30, molto probabilmente era insomma, forse un pochino più tardi, magari verso le 10, 10:30, però insomma è un indizio veramente, veramente labile, direi che non va preso molto in considerazione. Ma veniamo all'elemento dell'altezza. Allora, la testa Simoncini parla dell'altezza di questo individuo di 1,70 e secondo Torrisi l'altezza sarebbe compatibile con quella di Salvatore Vinci, che secondo lui era 1,65, 1,70. Ecco, abbiamo già avuto modo di vedere questa affermazione di Torrisi sull'altezza di Vinci, ma 1,65, 1,70 è un po' strano che non ci sia una precisazione, non so, in qualche documento non so, del militare o non so, del carcere, io penso che l'avranno misurato in carcere. Il fatto che Torrisi, cioè io questo rapporto, io l'ho già detto più volte, oltre alle illogicità, ce ne sono molte, ci sono anche un po' di arrotamenti dei dati, no? Io ho l'impressione che questa altezza 1,65, 1,70 sia volutamente poco precisa per andarla a tirare un pochino su. E vediamo perché. Allora, qui dalle foto che circolano in rete di Salvatore Vinci e anche dalle considerazioni che si leggono in vari articoli di giornale, Salvatore Vinci era veramente basso. E non so, vediamo la classica foto, quella del 68, rivediamola.
Io non so, questi due giornalisti qua saranno stati dei giganti oppure erano su uno scalino tutti e due e Vinci era sotto, oppure Vinci era in una buca, io non lo so, penso di no. Io penso sì, magari c'è un gioco di prospettiva, ma insomma Vinci era veramente basso, cioè qui in questa foto si capisce che era veramente basso. Vediamo quest'altra, anche questa l'abbiamo vista l'altra volta, questa foto è tratta da uno dei 3 video di Cappelletti e si vede che con questi carabinieri attorno Salvatore Vinci era minimo 10 centimetri di meno. Ora io non so quei carabinieri che statura avranno avuto. Lì sono due carabinieri più sarà stato un capitano, quello lì, sembra quello avanti tutto impettito, non so se erano tutti giganti, non credo proprio, saranno stati più o meno 1,70 m, insomma 1,75 m. Tra l'altro io ho avuto una discussione una volta con un sardista doc sull'altezza minima dei carabinieri e mi sono informato presso il sito dei carabinieri che gentilmente mi hanno risposto. Era 1,65 m, adesso non so se è cambiata, ma all'epoca un carabiniere doveva essere alto 1,65 m come minimo, cioè non erano dei giganti, insomma, per cui si vede la differenza, però sono così sensazioni qualitative, non quantitative. Allora, tra le foto che circolano in rete, ce ne sono molte che fanno vedere Salvatore dietro la gabbia dell'aula dei tribunali dove venne giudicato a Cagliari. Ecco, in questa foto, anche questa tratta dal video di Cappelletti, si vede quella gabbia a destra. Ecco, quella è la gabbia dove c'era Salvatore mentre si svolgeva il suo processo. Sembra un po' strano che Salvatore Vinci fosse rinchiuso dietro quella gabbia, io non so quali erano le regole dell'epoca, ma insomma ho sempre visto una cosa un po' strana, però effettivamente lui era dietro quella gabbia quando veniva giudicato. Ecco, tra le foto presenti in rete, con Salvatore dietro questa gabbia, ce n'è una molto molto interessante, è questa. Questa è una foto che circola da tanto tempo e che venne pubblicata dall'Unità, è una foto dell'ANSA. Io tra l'altro ho cercato di procurarmela in qualità migliore, non ci sono riuscito per una serie di vicissitudini. Questa non è di qualità grandissima, ma insomma diciamo di qualità sufficiente. Ecco, questa è stata scattata, questa foto, il 13 aprile dell'88. È il momento in cui sta deponendo Antonio Pili, il famoso Antonio Pili. Ecco, guardando questa foto, io all'inizio ho avuto una discussione con il sardista doc che ho detto prima, che me l'aveva chiesta questa foto, l'aveva vista, non so, non la trovava in rete, ma mi aveva chiesto di rendergliela disponibile, io gliel'ho resa disponibile e ha fatto un ragionamento sull'altezza minima dei carabinieri per confrontarla con quella di Vinci. Diciamo, tramite questa discussione a me è venuta una grande idea, che è quella di tentare di stabilire qual era l'altezza di quella sbarra orizzontale che fa parte della gabbia, dietro la quale si vede Salvatore. Io avevo un contatto con il Tribunale di Cagliari, una impiegata che mi aveva fornito, l'ho già detto altre volte, mi aveva fornito la sentenza di assoluzione di Salvatore Vinci. La signora Efisia Orru, molto molto gentile, che mi aveva mandato questa sentenza dopo avermi spiegato cosa dovevo fare, insomma è stata molto gentile. Io ho tentato, dico vabbè, magari potrebbe essere gentile un'altra volta, ho tentato di farle una richiesta, è questa, cioè ho tentato, le ho fatto una richiesta. Le ho mandato una mail il 25 novembre 2020. Buongiorno signora Orru, non so se si ricorda di me, Antonio Segnini, mi fece avere un paio d'anni fa una preziosissima sentenza sull'assoluzione di Salvatore Vinci. Provo a chiederle un secondo favore. Guardi l'immagine sottostante, presa nel suo tribunale nel 1988. Sarebbe in grado di dirmi o di indicarmi qualcuno in grado di farlo a quale altezza rispetto al piano interno si trova la sbarra orizzontale della gabbia?
avrà già capito che mi serve per valutare l'altezza di Salvatore Vinci, che è il personaggio all'interno. La ringrazio se potrà aiutarmi. Io specifico all'interno perché si vede chiaramente dall'immagine che i piedi di Vinci sono rialzati rispetto al pavimento del locale. Ecco, io non è che avessi molte speranze perché immaginavo che insomma era una richiesta irrituale, però invece qualche giorno dopo, il 3 dicembre, la signora Efisia mi rispose: «Buongiorno, certo che mi ricordo di lei. Sono autorizzata a esaudire la sua richiesta. Nel pomeriggio mi recherò in aula, sempre ammesso che non vi sia udienza, e poi le farò sapere. Saluti, Efisia». Io, entusiasta, mandai subito una mail fin troppo calorosa, seguita da una mail un pochino più fredda, dove specificavo bene tutte le mie richieste, insomma, per dare le istruzioni che mi facessero avere le informazioni che ritenevo essenziali. La signora Efisia ci mise qualche giorno e l'11 dicembre arrivò la risposta. Eccola qua. «Buongiorno. Alla fine ci sono riuscita. Dallo zoccolo interno alla sbarra abbiamo 127 cm. Dallo zoccolo esterno alla sbarra abbiamo 137 cm. Lo zoccolo è di 10 cm. La misura della sola sbarra verticale è di 126 cm. Allora, innanzitutto, come mi ha specificato in un'altra mail la signora, lo zoccolo è uno zoccolo di legno. Dico perché penso che ci sia ancora. È uno zoccolo di legno sul quale poggia questa gabbia di ferro, di metallo, insomma. Questa misura di 126 cm che viene messa in fondo, io penso sia la misura presa fino a sotto la sbarra orizzontale e il 127 sia quella al sopra, con la sbarra orizzontale che è alta 1 centimetro. Per cui consideriamo come valore di altezza di quella sbarra i 127 cm. Ecco, in base a questo valore, io cosa ho fatto? Ho preso questa fotografia e sono andato lì a contare i pixel cercando di rapportare il valore dell'altezza di questa sbarra a quello dell'altezza di Salvatore Vinci. Ma ecco, sono giunto a delle conclusioni, largheggiando molto, illudendomi, largheggiando, di non ricevere troppe critiche, ma mi sono illuso. Io sono giunto a un'altezza sui 162 cm, una roba del genere, ma naturalmente ho avuto 1000 critiche da tutti i sardisti che in quel momento erano molto molto agguerriti. Adesso sembra un pochino meno, non lo so. Adesso sono di moda le sette, i servizi segreti, tutte queste, l'uomo forte dello Stato. Adesso sono di moda queste cose qua, chiamiamole cose, per non chiamarle in modo peggiore. Le mie misurazioni erano misurazioni un po' così, un po' arrangiate. Io penso che erano abbastanza ragionevoli, insomma, perché, insomma, bene o male c'è un po' di prospettiva, però siccome la prospettiva era presa dall'alto, io appunto avevo ritenuto che le mie misurazioni fossero abbastanza largheggianti. Ma comunque, visto che non potevano essere troppo precise, ho cercato di impadronirmi, di trovare, diciamo, degli strumenti, sapevo che esistevano degli strumenti che riescono a trasformare le immagini, le fotografie in immagini tre dimensioni, che possono essere ruotate, viste da diversi punti di vista, anche dall'alto, dal basso. E siccome per tirar fuori queste immagini in 3D bisogna che ci siano le misure, bisogna che le misure siano rispettate, e per cui ho pensato che una volta fornita la misura della sbarra verticale si sarebbe potuto trovare quella abbastanza ragionevole della statura di Salvatore. E sono andato per internet, ho trovato questo Luca Malisan, un esperto di queste cose, che aveva dei tutorial di qualche minuto, dopodiché uno avrebbe potuto comprare dei filmati, insomma lui lo fa come lavoro, dei filmati dove c'era tutta la spiegazione. Ecco, lui usa
due applicativi gratuiti, uno che si chiama FSpy e un altro Blender. Vengono utilizzati insieme. Io ho pensato che era proprio quello che mi serviva, soltanto purtroppo ho capito che la materia non era così banale e avrei dovuto perderci del tempo che purtroppo non avevo. Un po' era anche la pigrizia, ma comunque più che altro il tempo. Allora ho fatto una cosa, ho provato a interpellare l'autore del video chiedendogli il favore di pensarci lui a trovare le misure di cui io avevo bisogno. E infatti gli ho scritto una mail. Ecco, la mail è questa, non ve la leggo perché è troppo lunga, anzi fin troppo, mi sono un po' dilungato, non sapevo bene cosa chiedere. Comunque non avevo tantissime speranze, però il giorno dopo è arrivata la risposta di Malisan. La risposta è questa, ne leggo una parte. Buongiorno Antonio, non ho molto tempo a disposizione purtroppo, ma la sua richiesta era tutto sommato semplice, finché si tratta di ottenere un'informazione approssimata e quindi ho provato a cimentarmi con essa. Proiettando le linee prospettiche verso l'altezza nota, la sbarra e lo zoccolo, è possibile valutare l'altezza della testa. Ho replicato i 10 cm di altezza dello zoccolo come valore di controllo ed effettivamente sono coerenti con i 127 cm indicati per la sbarra orizzontale. In base a questo l'altezza della persona è sicuramente inferiore ai 160 cm. Attenzione, in base a questo l'altezza della persona è sicuramente inferiore ai 160 cm, approssimativamente 157, comprensivi della suola delle scarpe. Va però evidenziato che la posa è rilassata, in appoggio su una sola gamba, e con la testa leggermente portata in avanti. È una normale compensazione dell'equilibrio mettendo le mani dietro la schiena. È una posizione nella quale l'altezza si può ridurre di molto, penso anche di 4-5 cm rispetto alla classica posizione in cui si sta quando si viene misurati. Allora, innanzitutto vediamo qui l'immagine che mi ha mandato Malisan con le misure che lui ha preso. Ecco, riguardo questi 4-5 cm, io ho fatto delle prove, a me sembrano un po' troppi. Ecco, diciamo che questi 4-5 cm è una valutazione che non arriva da un esperto, dall'esperto diciamo, di 3D, ma da considerazioni di buonsenso, sue. Ma io devo dire la verità, ho provato, a me 4-5 cm sembrano un po' troppi. Direi che se ci mettiamo la suola delle scarpe, il tacco delle scarpe, probabilmente questa compensazione può essere fatta, cioè l'abbassamento della statura per l'appoggio su solo una sola gamba, la suola delle scarpe, siamo su quei livelli lì. Io ho fatto delle prove, dopo aver ricevuto le critiche dei sardisti, io avevo in casa, ho preso due scarpe che avevo in casa, ecco, vediamo questa. È una scarpa, sono una più massiccia, una più leggera. Questa è la più massiccia. Ecco, io ho misurato e questa fa guadagnare 4 cm in altezza. Quest'altra, che è più leggera, ne fa guadagnare un pochino meno, 3, qualcosa, 2,3. Ecco, possiamo considerare che, non so, le scarpe di Vinci, non so, quelle che si vedono in questa immagine, che abbiamo visto anche prima, sembrano scarpe normali, ha avuto un'altezza di 3 cm, consideriamola 3 cm, io penso che più o meno tra la statura persa per l'appoggio su una gamba e la suola delle scarpe arriviamo sui 157-158 cm di altezza di Salvatore Vinci messo nudo, a piedi nudi, su una di quelle cose che misurano l'altezza, in posizione così come si fa quando ci si misura l'altezza, insomma. Io penso che siamo sui 158 cm, non credo che si possa andare oltre. Ma a questo punto, avendo l'altezza abbastanza precisa di Salvatore Vinci, proviamo a fare delle considerazioni su quello che è l'altezza presunta dello sparatore di Giuli.
Ecco, io nel mio terzo video relativo al delitto ho già fatto delle presunzioni su quella che poteva essere l'altezza dello sparatore. Le mie presunzioni, allora si può andare a vedere, si deve, chi è interessato deve andare a vedere quel video lì. Ecco, il video si chiama Mostro di Firenze, Giogoli, parte 3, quanto era alto l'assassino. Le considerazioni sull'altezza, lì ci sono anche altre cose, cominciano dal minuto 36. Comunque riassumo in breve. Sappiamo che sulle fiancate del furgone c'erano 5 fori di proiettile, ce n'erano 2 sulla fiancata destra, li vediamo qui, e ce n'erano 3 sulla fiancata sinistra, li vediamo qua. I 2 sulla fiancata destra erano sui finestrini, i 3 sulla fiancata sinistra, 2 sui finestrini e 1 sulla lamiera. Di questi fori venne misurata l'altezza da terra. Uno di questi fori, quello a 150 cm, non fu misurata l'altezza da terra, l'altezza da terra fu misurata in caserma, dopo che il mezzo venne portato in caserma. Quel finestrino si sbriciolò, questo l'ho già detto nel video, ma fortunatamente Autorino aveva misurato, prima che si sbriciolasse, l'altezza del foro dalla cornice in rapporto con gli altri e così via. Già nella sentenza Pacciani c'è la misura di quel foro da terra, 150 cm. Per cui abbiamo anche quella misura. Secondo il mio parere, ma su questo direi che non ci sono dubbi, il primo colpo sparato fu quello sul finestrino della fiancata destra centrale, quello che poi si frammentò, quello con il foro a 150 cm. Quello fu il colpo che prese Horst al fianco uccidendolo all'istante. Il ragazzo rimase in quella posizione e poi si prese dal finestrino accanto un altro colpo al gluteo. Ecco, quel primo colpo, io ho fatto delle considerazioni, diciamo che il buon senso dice che quel colpo fu sparato mentre i ragazzi erano dentro, illuminati dalla luce interna, ignari, attenzione, fu sparato a braccio teso, con tutta calma, a braccio teso, con gli occhi che inquadravano il bersaglio attraverso il mirino. Io penso che la posizione dello sparatore, la posizione più logica dello sparatore era questa. Ecco, lo vediamo in questa foto che io ho realizzato con un pulmino che ho trovato una volta nei pressi di casa mia. Ecco, io sono alto 174 cm circa. Come si vede, nella mia posizione con la quale io inquadro più o meno il punto dove doveva essere il ragazzo quando fu colpito, il foro che si produrrebbe sul vetro è molto più basso di quello a 150 cm e io sono alto 1,74 m. Per cui diciamo che già così si capisce che una persona alta 1,60 m, 1,58 m, quello che è, non poteva aver sparato quel primo colpo in questa posizione. Ma comunque io ho fatto anche un calcolo su quella che penso dovesse essere l'altezza dello sparatore. Ecco, si vede, si può andare a vedere il video che ho detto prima, ma qui io ho riportato l'immagine dei conteggi. Se qualcuno non vuole vedere il video può prendersi questa immagine e fare 2 conti, e arriva a un'altezza degli occhi dello sparatore che era 172 cm. Cioè gli occhi dello sparatore erano a 172 cm di altezza, con una statura, ci mettiamo 10 cm, 10-11 di altezza della sommità della testa rispetto agli occhi, e siamo ai 182 cm. Allora, abbiamo detto che di Vinci possiamo presumere un'altezza di 158 cm circa, 157-158. I suoi occhi a che altezza erano? Allora, io ho misurato la differenza tra i miei occhi e la sommità della testa. Io penso di avere più o meno una struttura simile a quella di Vinci, insomma, forse Vinci aveva anche la fronte più alta di me. Io penso che anche per lui la differenza di altezza tra la sommità della testa e gli occhi era almeno 10 cm, io penso anche 11. Per cui io penso che i suoi occhi possiamo collocarli a un'altezza di 147 cm. Io li collocherei a un'altezza di 147 cm. Allora,
con gli occhi che erano a 147 centimetri, non poteva essere lui lo sparatore di quel primo colpo a Giogoli. Non poteva essere lui lo sparatore che avesse sparato con il braccio teso, cioè con gli occhi a 147 centimetri. Non avrebbe potuto sparare in nessun modo attraverso quel foro, perché insomma, se avesse mirato su quel foro il proiettile sarebbe andato in cielo, cioè non avrebbe mai colpito un bersaglio così basso, no? Questo è logico. Per poter sparare quel colpo da lì avrebbe dovuto fare così, ma che senso ha? Cioè non ha senso. Questa poteva essere la posizione con braccio addotto. Io ho anche preso in esame questa possibilità, cioè dello sparatore che si avvicina con gli occhi al vetro e naturalmente deve tenere la pistola vicino a sé. Ecco, ma in questo caso la pistola non va mai oltre l'altezza della spalla, cioè sta sempre sotto l'altezza della spalla. È una questione proprio di comodità. Quanto era la spalla di Salvatore Vinci? La spalla di Salvatore Vinci, secondo me, era attorno ai 130 cm. Perché? Perché dalle spalle, io mi sono misurato, dalla mia spalla alla sommità della testa ci sono 27 cm. Ecco, se si va a vedere la foto di Salvatore, la fototesta di Salvatore, si vede che anche lui, cioè io non ho il collo particolarmente corto, diciamo anche abbastanza lungo, e lui era uguale, mi sembra, per cui io penso che la differenza tra le sue spalle e la sua testa non sia molto lontana dalla mia. Ci sarà il centimetro, insomma, non è che ci sono, non era uno di quelli con la testa incassata così, che insomma, fra poco le spalle arrivavano in cima alla testa, no? Per cui io penso che i 27 cm miei siano simili ai suoi, per cui le sue spalle erano a 130 cm, ma poi se si va anche a vedere in questa foto probabilmente si capisce che è su un piede solo e come si vede le sue spalle sono piuttosto in basso rispetto alla sbarra. Teniamo conto comunque che la prospettiva è leggermente dall'alto, che quelle spalline del vestito, io mi ricordo negli anni 80, poi si vede, insomma, erano leggermente imbottite. Negli anni 80 si mettevano delle bottiture che facevano venire le spalle un po' più larghe, con insomma, belle dritte, insomma, lì c'è qualcosa sotto. Secondo me, se quella sbarra è a 127 cm, le spalle di Salvatore Vinci non potevano essere più di 130. In quest'altra immagine vediamo che Salvatore sembra più alto, probabilmente la prospettiva è presa un pochino da più in basso e poi lui è su due piedi. Qui si vede che non è in appoggio né sull'uno né sull'altro, per cui si alza un pochino di più. Ora, anche su questo fatto, il fatto che la posizione diciamo in appoggio non è quella di quando uno si misura così, no? Ma è un pochino, uno sta un pochino più basso, ma anche a Giogoli, lo sparatore di Giogoli non è che sparava così, cioè aveva una posizione un pochino più rilassata, probabilmente aveva un piede avanti e un piede indietro per stabilizzarlo, per cui anche la sua altezza, la sua spalla a Giogoli non era quella che avrebbe avuto se si fosse messo in posa per essere misurato, era un pochino più bassa. Per cui diciamo che queste misure che si stanno dicendo di Salvatore Vinci, secondo me largheggiano. Ma allora, teniamo conto che appunto la spalla di Vinci era a 130 cm, per cui quel colpo a 150 cm da terra non lo poteva aver sparato lui. Non so, cosa aveva portato? Uno sgabello? Non poteva aver sparato quel colpo lì. Ma anche gli altri colpi, se noi si va a vedere, noi abbiamo tre misure su questi colpi. Abbiamo la misura 150 che è sul finestrino centrale della fiancata destra trasparente. Abbiamo la misura 140 che è su due finestrini opachi con soltanto una parte sopra trasparente. Abbiamo la misura di 137 che è sul finestrino trasparente sulla fiancata sinistra e sulla lamiera. Ecco, teniamo conto che mentre il primo colpo è stato sparato sicuramente a braccio teso, prendendo la mira, gli altri colpi no, cioè gli altri colpi il mostro si è mosso, mentre il ragazzo biondo cercava di scappare,
Ecco, per cui i due colpi a 137 cm, secondo me sono stati sparati in concitazione, con il braccio sicuramente non teso, ma così molle, più addotto. I due a 140 cm che sono attraverso i finestrini opachi e sono stati sparati in che modo? E lì il mostro si è avvicinato con gli occhi, cioè c'è il pertugio in alto, piccolino, e il mostro si è avvicinato con gli occhi e con la pistola, secondo me, tenuta in quest'altra mano, con la pistola, non poteva tenere la pistola così, doveva tenere la pistola più bassa, la tenne a 140 cm. Guarda caso, la misura è identica per i due finestrini, uno da una parte e uno dall'altra. Vuol dire che in entrambi i casi lui aveva adottato la stessa posizione, cioè si era avvicinato con gli occhi per vedere bene dentro e aveva sparato. È chiaro che da quel pertugio non poteva vedere allontanandosi. Allontanandosi non poteva vedere sotto, doveva per forza avvicinarsi e sparare. Ora, quanto era alto quel pertugio? Io in questa immagine ho cercato di valutare, perché è una misura che io non ho trovato, l'altezza della parte opaca fino a dove arrivava la parte opaca del finestrino semiopaco lì. Allora abbiamo il foro sul finestrino accanto che è a 150 cm, abbiamo un foro sul finestrino opaco che è a 140. Io ho tracciato un segmento che cerca di replicare sul finestrino opaco l'altezza del foro di 150. Come si vede, questo segmento divide un po' più o meno in due la parte opaca dal foro sottostante fino al suo termine. Per cui possiamo dire che se ci sono 10 cm dal foro al segmento, ci sono 10 cm dal segmento alla fine della parte opaca. Per cui la parte opaca alla fine è 160 cm, cioè secondo me la parte opaca finiva a 160 cm e la parte trasparente era per non so, io saranno 7 o 8, forse 10, ma non credo che arrivino a 10. La parte trasparente era oltre i 160 cm. Allora la domanda sorge spontanea, come avrebbe detto Antonio Lubrano. Come faceva Salvatore Vinci, che aveva gli occhi ad altezza 147, 148, 147 secondo me centimetri, cioè 157, 158 meno almeno 10, come faceva a vedere i ragazzi dentro da quel pertugio che iniziava a 160? Francamente io non so come avrebbe fatto. Si sarebbe alzato in punta di piedi, allora in punta di piedi si guadagnano 7-8 centimetri. Magari stirandosi al massimo avrebbe potuto anche riuscire a dare un'occhiata dentro, ma si capisce che in quella situazione che sparo avrebbe fatto? Avrebbe fatto quello sparo che prese Host proprio nel gluteo? Io non credo. Io penso che sia veramente difficile collocare Salvatore Vinci al posto dello sparatore che sparò da quel finestrino inquadrando i suoi bersagli dal pertugio trasparente in alto. È veramente difficile mettere Salvatore in quella posizione. Direi che le considerazioni sull'altezza di Salvatore Vinci, sull'altezza dello sparatore di Giogoli terminano qua. Prima di chiudere il video vorrei però richiamare l'attenzione su un altro elemento, un elemento così diciamo suggestivo che non prova nulla, però contribuisce un po' a allontanare la figura di Salvatore Vinci e la figura del mostro, che è quella del trattamento che il mostro riservò alla rivista Golden Gay presa dal furgone dei ragazzi. Ecco la rivista, vediamo qui. Di questa rivista ho già parlato nei video su Giogoli, ma comunque in breve si può dire che con quasi certezza quella rivista era dentro il furgone e il mostro la prese. Quasi certezza perché la rivista era nuova, non era deteriorata, era lì da poco, fu trovata a terra, era lì da poco. Era una rivista diciamo così, di contenuto omosessuale e i due ragazzi sappiamo che erano due ragazzi omosessuali. Insomma, e poi lì chi ci aveva messa questa rivista? Sì, qualcuno, Autorino stesso mi sembra, al processo Pacciani, disse che potevano essere dei guardoni che erano andati lì, sì, ma i guardoni che vanno a guardare qualcuno e che si portano la rivista, ma c'è la rivista se la tengono in bagno. Oppure
Poi in più addirittura era una rivista per omosessuali, cioè non ha senso, no? Che dei guardoni si portino dietro delle riviste. È chiaro che la concomitanza di questa rivista lì accanto al furgone di questi due ragazzi cioè, ci dice che la rivista fu presa dal furgone. Ma allora, poteva essere stato Salvatore Vinci a prendere quella rivista. Allora, Salvatore Vinci se era appassionato di riviste così, pornografiche. Torrisi trovò in casa sua un giornaletto di Iacula. Ora Iacula non è che sia una rivista pornografica, è un fumetto, sì, il contenuto è quello che è, ma insomma, non so, può darsi che Salvatore Vinci avesse avuto interesse in queste riviste, ma se avesse avuto interesse o non avesse avuto interesse conta poco. Allora, se avesse avuto interesse avrebbe preso questa rivista, ma poi perché stracciarla, buttare i fogli a terra, buttare il resto della rivista a terra e non portarsela via, se fosse stato interessato? Io penso che se l'avesse presa perché era interessato, se la sarebbe portata via. Io invece penso un'altra cosa, che chi prese quella rivista non si accorse subito che era una rivista dal contenuto omosessuale. E questo già c'era rimasto male perché non aveva trovato la ragazza sulla quale fare il suo spettacolo sciagurato, che era quello dell'escissione. E poi questa rivista se l'era portata via, non so, una specie di surrogato, forse era uno, il mostro, era uno che, appassionato di queste riviste, non resistette alla tentazione. Se la portò via, ma quando si rese conto che era di contenuto omosessuale, stracciò tutto e la buttò via. E questo, secondo me, per dimostrare al suo pubblico che lui non era omosessuale, che quel delitto era stato un errore. Anzi, potrei anche pensare questo, che lui magari quella rivista l'ha presa apposta e la stracciò apposta fuori dal furgone per mandare un messaggio, che era quello di dire no, io non sono omosessuale. Ma Salvatore Vinci questi problemi non ce l'aveva, cioè lui, donne, uomini, era tutto uguale, insomma, era un bisessuale che si faceva la sua vita sessuale secondo le sue tendenze senza nessun problema. Insomma, non credo proprio che Salvatore Vinci avrebbe preso questa rivista per mandare un messaggio e neppure che avrebbe preso questa rivista per poi stracciarla quando si fosse accorto che era di contenuto omosessuale. Tra l'altro si deve anche pensare, ma se Salvatore Vinci andava a uccidere queste donne e poi gli toglieva il pube, il seno, perché lo faceva? No, aveva una qualche tendenza maniacale di qualche tipo, non lo so, perché non l'ha fatto per esempio con i ragazzi di Giovoli? Per lui non è che avrebbe fatto differenza, no? Poteva farlo lì, l'aveva fatto con le ragazze, poteva farlo con uno dei ragazzi. Invece i ragazzi vennero lasciati stare perché evidentemente chi aveva sparato si aspettava di trovare dentro una donna, la donna non c'era e la cosa, considerando anche il comportamento con quella rivista, gli fece ribrezzo, insomma, lo mise di cattivo umore, ecco, mettiamola così. Io direi che a questo punto possiamo finire qua. Per il prossimo video prepariamoci al delitto di Vicchio, come ho già detto l'altra volta, con una notevole sorpresa. Vi saluto.